Signore e signori, bentornati all'appuntamento settimanale con il canale YouTube dedicato a Malazan e alla narrativa dell'immaginario. In questo frangente ci dedichiamo al riassunto e all'analisi del POV di Mappo e di Fiddler che viaggiano assieme dal capitolo 12 al capitolo 18. Siete pronti? Andiamo! Breve recap. Il gruppo formato da Icarium, Mappo, Crocus e il violinista è appena uscito dal tempio di Tesem alla ricerca di Apsalar. La ragazza è scappata per inseguire il padre, Relloc, scomparso poco prima. I nostri 4 eroi si lanciano nel deserto, in mezzo alla tempesta di sabbia che è il vortice. Non sono soli però. I ribelli, senza la guida della prescelta, sono in giro, liberi come cani randagi. Inoltre si trovano proprio sul sentiero delle mani perché continuano a incontrare Solteken e Divers. Solo la presenza di Icarium impedisce loro di essere attaccati. I pensieri di Fiddler in questo frangente sono molto profondi e arguti e ho provato a mettermi nei suoi panni. Innanzitutto è già convinto che la giovane prenderà il posto di Sheik, manipolata chissà da quanto tempo dalla fazione dell'ombra, forse già dai tempi del massacro di Itkokan. Se così fosse, loro si stanno dirigendo proprio in seno al vortice, dove chissà quanti ribelli non vedono l'ora di assassinare qualche Malazan. E se ve lo foste dimenticati, il violinista è addirittura un soldato Malazan, nonostante i suoi tentativi di camuffamento, mentre Crocus è un ragazzino che sicuramente verrebbe preso di mira come un suo compagno. Intendo dire che questi qui, per salvare Apsalar o perlomeno per tentare di seguire le sue mosse, sono consapevoli che stanno per finire in un grosso trappolone, eppure proseguono. Non si può dire che non le vogliano bene, vero? Mappo successivamente si accorge di un mutamento nelle tracce che stanno inseguendo. Padre e figlia camminano insieme e li stanno guidando da qualche parte. Le speculazioni su ciò che succederà continuano e si rafforza in loro l'idea che Trono d'Ombra e Cotillon abbiano orchestrato quel malefico piano per arrivare ad affrontare direttamente l'Asin e poter poi tornare a governare l'impero dopo averla sconfitta. Un volo pindarico non indifferente che sinceramente dopo 3 o 4 volte che ci viene ripetuto nel testo diventa quasi noioso, non trovate? Il bello è che poco dopo questo paragrafo, alla fine del 14° capitolo, non è Apsalar ad arrivare da Toblakai e Leoman, bensì Felisin Paran. Un fattore fondamentale che però i protagonisti non conoscono. Proseguendo nel loro viaggio, la Marmaglia si ferma in un bacino dove si vedono palesemente i resti di un'antica città distrutta da una potenza spaventosa. L'unico manufatto ancora in piedi ma perfettamente conservato è un vecchissimo orologio creato proprio da Icarium 94.000 anni prima. Lo Yag non può che chiedersi chi abbia potuto eseguire un massacro come quello senza rendersi conto che l'artefice è proprio lui, che chissà quando è entrato in modalità berserk e ha fatto a pezzi qualsiasi cosa. Nella follia più totale ha però preservato la sua opera di misurazione del tempo. Il personaggio comincia a rivelarsi sempre più ogni paragrafo che leggiamo. Il quadro generale è abbastanza spaventoso però. È un viaggiatore delle ere che sopravvive a tutto e a tutti, ma che ogni tanto salta via come impazzito e distrugge qualsiasi cosa, dimenticando chi è, dove si trova e qual è il suo passato. Il compito di Mappo è quello di stargli vicino, fargli da guardiano e impedirgli che la sua potenza esploda con conseguenze terribili. Posso dirlo? Uno dei migliori personaggi del ciclo dei caduti e che con Mappo forma una delle migliori coppie. Alzi la mano chi li adora proprio come me. L'avanzata nel deserto non si ferma, nonostante le ore passino e la stanchezza si faccia più pesante. Ormai tutti loro hanno capito che la destinazione di Apsalar non è il luogo della morte della vecchia Sheik, bensì la casa Zat Tremorlor. Perché? Ma come perché? Servo vuole tornare a casa tramite il portale assieme a sua figlia, a Crocus e Fiddler. E infatti poco dopo avviene il tanto agognato ricongiungimento. Apsalar e il padre sono lì, davanti alla porta del canale che porta alla casa. Inoltre,
come dal nulla rispunta Iskar Pust, fiero di mostrar loro la grande trappola che ha costruito per il mutaforma, ovvero il falso sentiero delle mani che arriva fin lì. Certo, il piano non è affatto male in effetti. Gli Azat non faranno altro che catturare Soul Taken e Divers considerandoli pericolosi, mentre quest'ultimi sono convinti che quella sia la via per l'ascendenza. Chapeau! Bene, in un modo o nell'altro tutti i presenti hanno risposte da cercare all'interno di Tremorlord. L'ultima parte della loro avventura ha inizio. Senza alcun dubbio si tratta della parte più pericolosa, ma anche la più emozionante. Poco dopo essere entrati nel canale si trovano di fronte a un'intricata ragnatela di radici contorte e la sensazione che provano è questa. L'Azat sa che stanno arrivando e si prepara ad accoglierli, proprio come si sta difendendo dai mutaforma. Mappo non ce la fa più. Rivela a Ikarium la potenza della sua rabbia e la distruzione che comporta, spiegandogli che la casa Azat potrebbe trattenerlo per l'eternità. Il Trell ha ormai tradito gli Innominati che gli hanno assegnato quel compito perché si è lasciato trascinare dal sentimento dell'amicizia nei confronti dello Yag, piuttosto di proseguire secondo il suo dovere. Ikarium però, resosi conto delle portate e delle conseguenze delle sue azioni, decide di andare avanti ed affrontare il suo destino e la punizione che Tremorlord ha in serbo per lui. Una scena meravigliosa questa, straziante ma potente come il legame tra i due amici. Tutto pronto, o quasi, la truppa ben presto si trova in un limbo molto sottile. Da una parte deve aiutare l'Azat a gestire un centinaio di Soul Taken e Divers che la stanno attaccando, ma dall'altra deve impedire ai Ikarium di saltare via con una molla, altrimenti possono tranquillamente dire addio a ogni loro progetto e a Tremorlord stessa. Ecco allora che chiedono l'aiuto di Trono d'Ombra, il grande artefice di quel macello da dietro le quinte, il mastro burattinaio. Ammanas pensa bene di mandar loro i 5 temibili Segugid come rinforzo. L'aria vibra di tensione, le armi vengono sguainate, ci si prepara al peggio. E poi ci si siede a raccontare degli Innominati, così, a cazzo de cane. Benissimo, vi riassumo. I senza nome, detti anche Innominati, si ritenevano i servi degli Azat e sono stati loro, da sempre, a procurare a Ikarium i suoi guardiani. Loro hanno ingaggiato Mappo, eppure in questo frangente lo Yag ci racconta di un suo sogno in cui una grande città Trell viene distrutta da una sacerdotessa degli Innominati. Probabilmente quindi non è stato Ikarium a distruggere la città natale di Mappo, bensì gli Innominati stessi, forse proprio per far rendere conto al nuovo guardiano della pericolosità del ladro della vita e per convincerlo ad assumere il nuovo ruolo. Voi cosa ne pensate a riguardo? Inoltre Iskar Pust si lascia scappare che il culto degli Innominati è stato pesantemente represso nell'impero grazie alle grinfie del danzatore. E forse proprio per questo che Ammanas non è stato accettato alla dimora fantasma. Purtroppo Apsalar interrompe bruscamente il fiume di parole del sacerdote ed è un vero peccato perché avrei voluto saperne di più, ma ho come l'impressione che si tratti di informazioni che potremo recuperare nei romanzi di Eslemont. In ultimo, perciò, veniamo a sapere che nel territorio imperiale il culto dovrebbe essere estinto e che non conosciamo quale sia il motivo che li porta a tenere sotto controllo il devastante potere di Ikarium. Però, cari amici, questo è il momento delle speculazioni, perciò dateci dentro nei commenti, ma attenzione, senza fare spoiler, mi raccomando. Spero che l'approfondimento vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione trovate il Linktree dove ci sono tutti i contatti social, Goodreads compreso. Poi la mia lista desideri e la pagina Ko-fi se voleste donarmi l'equivalente di un caffè. Vi ringrazio in anticipo per le donazioni e le condivisioni. Mi raccomando, ho bisogno del vostro supporto per continuare a portarvi questi contenuti in modo totalmente gratuito. Conto su di voi. Ci vediamo tra un paio di settimane per concludere il filone in questione e tutta l'analisi della dimora fantasma. Ciao belli!